si avvicina il Natale e praticamente andate su YouTube cercando solo contenuti riguardo il Natale, per cui perché no, facciamo un'analisi vocale a All I Want for Christmas di Mariah Carey. Credo che a tutti gli effetti potremmo parlare di una reaction, perché non ho mai ascoltato la sua voce a cappella e perché non ascolto da tantissimo approfonditamente, diciamo con una certa attenzione, questo brano, per cui sicuramente avrò delle reazioni come se fosse una novità. Prima di cominciare però vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciarci un pollice su per sostenerci e magari preparatevi a farci qualche commento. Vi ricordo anche che se volete approfondire le tecniche di cui vi parlo sempre e di cui mi sentirete parlare in questo video, c'è Patreon Voxology, 12,20 € al mese. Ogni mese lo aggiorno con nuovi contenuti, nuovi training e nuove spiegazioni fisiologiche. Ma cominciamo. Via. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Allora, so già che verrò frustrato alla fine dalla mia stessa argomentazione di questo video, perché sarà difficile parlare di tutto, non riuscirò ad approfondire un argomento, perché c'è già un sacco di cose da dire dopo 20 secondi. Fate caso a come mescola le dinamiche, come mescola i timbri, cioè magari attacca in fry, appunto da questo suono di vocal fry sull'attacco per chiudere con delle sfumature più ariose. La dinamica salta dall'essere un pianissimo a un forte, insomma si sale molto di tonalità, quindi sicuramente c'è molta energia e poi conclude con un suono arioso. È veramente variegato il fraseggio fin da subito. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Sentite questo attacco glottico con aria davanti alla parola come, quando dici come true. Make my wish come true. Per un attimo prende una nota molto più alta e poi fa uno switch per tornare in voce piena, acuta, l'effetto è bellissimo. E poi conclude con questo falsetto arioso che è senza ombra di dubbio una caratteristica della sua firma. All I want for Christmas is you. Yeah. Se ci fate caso non è pulitissimo il suono, ora sentito così a cappello, nel senso che qua e là si sente qualcosina che frigge. Non so se vi è noto, ma lei stessa dichiara di avere alcune possibilità diverse, tipo lei dice io riesco a fare i suoni fischiati perché ho un nodulo sulle corde vocali. Quindi parliamo di una situazione, una laringe patologica. Questo fa riflettere, perché non è che ce l'ha soltanto per fare il fischio, quel nodulo ce l'ha sempre, eppure sentite cosa riesce a fare. I don't want a lot for Christmas. Quanta cura nel suono più grave. Vuole il massimo dell'energia in ogni punto della sua voce, sentite. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. I passaggi voce piena falsetto sono splendidi. È incredibile la facilità con la quale comincia a crescere con forza, boom, e gira con leggerezza. Sapete che per fare queste cose bisogna risistemare tutto il sistema in un batter d'occhio, perché comunque stai sostenendo un suono, poi a un certo punto boom, vai in falsetto, quindi non è soltanto che cambia un assetto sulla laringe, di conseguenza bisogna reimpostare tutto il fiato, ci vuole una coordinazione fenomenale. You, baby, oh, I won't ask for much this Christmas. I won't even wish for snow. I'm just gonna keep on waiting underneath
underneath the mistletoe. I won't make a list and send it to the North Pole for cynic. I won't even stay awake to hear those magic reindeer click, 'cause I just want you here tonight, Sempre altissimo. holding on to me so tight. What more can I do? Oh baby, all I want for Christmas is you. You. Oh, oh. Vabbè, non ho speso neanche una parola sui mailismi, che è tutto molto 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 arricchito, arzigogolato con fraseggi qua e là, e sono tutti molto misurati e belli, e mi sembra di non aver potuto mai apprezzarli effettivamente come li sto apprezzando ora, perché in mezzo alla musica qualcosa poi alla fine si perde, o quantomeno meriterebbe più attenzione. Sono tutti spettacolari, però voglio dirvi questo, si apprezza in parte un po' meno la sua bravura nel fare queste cose da quando abbiamo i vari fenomeni di TikTok e Instagram, perché questi qua cosa fanno? Provano quella parte 200.000 volte, registrano un minuto finché non viene perfetta. Qua siamo di fronte ad un'unica take di 4 minuti, quasi 5. Sarei pronto a scommettere che se non l'ha fatta una soltanto ne ha fatte 2, e quindi è precisissima, è perfetta, però non hai quell'iperrealismo, ok? Quindi quell'ostentazione della perfezione che hai con questi video sui social. Quindi colpisce tantissimo, a me colpisce, mi accorgo di quello che sta facendo, però penso che per molti dei ragazzi giovani che sono abituati a sentire appunto video su YouTube, su TikTok e su Instagram, dove un fraseggio di un minuto è stato magari riprovato 200 volte per venire fuori perfetto, la bravura di Mariah Carey in questo argomento, in questa abilità che ha, possa emergere meno. Vi invito a riflettere che questa qua è molto probabilmente una take di 5 minuti, cioè nei suoi concerti si poteva apprezzare il suo controllo assoluto. Ci sono anche dei video casalinghi dove, mi ricordo un video in particolare dove, insomma, non so se era casalingo, ma un bootleg per capirci, fatto così con il cellulare da chi era lì presente, tra l'altro neanche con una qualità, insomma, una qualità così, dove lei cantava quello che le veniva in mente, improvvisava. Era assolutamente impressionante. Oh, the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. Qua siamo altissimi, siamo in voce piena. Cosa sta facendo? Un belting, un dumping? Sicuramente vi verrà voglia di chiedermelo. A questo livello di competenze diventa difficile capire quando fanno belting e quando fanno dumping. L'ideale sarebbe disporre la propria estensione in questo modo: tutto ciò che riguarda meccanismi M1, ok. Poi c'è una zona nella quale dobbiamo inventarci qualcosa, diciamo così, per collegare la voce piena al falsetto. Se giriamo quindi subito al primo passaggio, non prolunghiamo la voce piena verso l'acuto, lo affrontiamo con un passaggio. Se invece riusciamo a trasportare la voce piena abbastanza in alto per compiere quel passaggio in una zona più acuta, ovvero quella che possiamo chiamare la zona del secondo passaggio, a quel punto possiamo scivolare verso suoni più leggeri, dando un effetto di continuità timbrica perfetta. La dinamica, quindi il sostegno che possiamo mettere dei suoni, può essere maggiore in corrispondenza e poco oltre di quel passaggio di registro, quindi possiamo tranquillamente concederci un belting per lasciare passo a un suono più appoggiato in dump e infine compiere il mix verso i falsetti sostenuti. Se c'è qualcuno che sa fare questa cosa, sicuramente Mariah Carey, come del resto Georgia, come del resto tutte le voci che rispettano un'eufonia classica in modo eccellente. Troviamo questa caratteristica, quindi tanta potenza ma tanta agilità. And everyone is singing, I hear those sleigh bells ringing, Santa, won't you bring me the one I really need, won't you please bring my baby to me? Oh. Questa cosa qua era difficilissimissima, cioè è andata su tantissimo. Ora non so che nota era, dovrebbe essere qualcosa del tipo. Quindi articola su un Si 4
dove una ragazza di solito ha il passaggio di registro, quindi una zona bella pesante, difficile. Son, won't you bring me the one I really need. Poi verso Mi5 un altro po' di articolazione scendendo Mi-Re, e poi tutto il fraseggio discendente con attacchi glottici sulla I. Più difficili così non esiste niente, e sembra che lo faccia con una facilità. Santa, won't you bring me the one I really need? Won't you please bring my baby to me? Oh, I don't want a lot for Christmas. E poi ce n'è ancora. This is all I'm asking for. I just wanna see my baby standing right outside my door. Oh, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Oh, baby, all I want for Christmas is you. C'è un sacco di aria anche sugli attacchi, qua e là sento proprio, chissà se il motivo potrebbe essere questa cosa patologica che lei dichiara, il fatto proprio anche su certi attacchi si sente tantissima aria, chissà se è voluta o se è un suo modo di utilizzare, di sfruttare costruttivamente come dire, una difficoltà. Baby, all I want for Christmas is In questo punto qua. I want for Christmas is you. You. Sentite che non è pulito, non è un falsetto arioso, semplicemente lo spettro armonico non è semplicemente composto da una parte periodica e aria, ma c'è anche del rumore. Quindi o c'è un minimo di azione sfinterica laringea, oppure appunto il suo aspetto patologico, insomma la sua forma speciale, particolare delle corde vocali, fa sì che ci sia un po' di rumore, un po' di aperiodicità. È pieno di attacchi glottici con aria, questi singhiozzi. È pieno. E anche attacchi glottici, sì, tanta tecnica, ma anche tante cose che in tecnica di canto fanno paura. Vabbè, tutte le improvvisazioni finali. Sentiamocele. I don't need nobody else. Queste sono I don't tagliate, need nobody else. si sentono i tagli. Ecco, quest'ultima parte più che solismo è proprio arrangiamento. Beh, che dire, appunto, vi ho detto un sacco di cose, ma ho approfondito veramente poco perché ci sarebbe tantissimo da dire, semplicemente concentrandosi su un unico aspetto, perché di cose facili lei non ne fa proprio, cioè è tutto difficilissimo, fenomeno totale. Non la invidio, nel senso che wow, andare dal vivo ogni volta con la responsabilità di aver registrato in questo modo questo brano e farlo bene, perché Mariah Carey è famosa per le sue performance, quindi almeno per quanto io ho potuto vedere è fenomenale dal vivo. E quindi, come del resto cantanti come Georgia, come Aretha Franklin, questi mostri sacri, non li invidio perché mi sembra impossibile riuscire a rendere così tanto, ma grazie al cielo esistono e loro paura non ce l'avevano di certo. Grazie di essere stati con me, è effettivamente stata una
quasi una first reaction, non dico a tutti gli effetti, ma davvero quasi, perché mi sono stupito un'altra volta ad ascoltare i prodigi di questa voce. Fatemi sapere se vi è piaciuto, un pollicino su, iscrivetevi al canale, lasciateci qualche commento. Noi siamo Vam Coaching, alla prossima.